Abbiamo chiuso qualche minuto in anticipo la prima parte, abbiamo trascorso qualche minuto insieme, abbiamo avuto il piacere di conoscere, di confrontarci, a volte di confonderci, no? È bello questa comunione dove il Circolo del Cardo parla con il Circolo di Ivrea, e quindi mi fa molto molto piacere. Tra l'altro poi è arrivato qua poco fa una cosa a sorpresa, un ragazzo di 27 anni, giovane, che mi fa: ma sai, buongiorno, sono Federico Giovannini. Io non lo conoscevo, non l'ho mai conosciuto. Ma sai, io allo ZAC venerdì 16 alle 21:30 presento un libro. Ma dico: ma che libro? Ma un libro di poesie. E dico: allora diciamolo, no? Allora Federico Giovannini presenta il suo libro scritto a quattro mani con Ilaria Lattanzi allo ZAC alle 21:30 venerdì 16, titolo I corsi dell'anima. Mi fa molto piacere che anche dei giovani si avvicinino, e poi promuoviamo la poesia, questo è molto bello. Io direi che possiamo riprendere nel solco del pomeriggio del programma. Lo chiamiamo quando arriva lo presentiamo. Sì. Sono molto contenta. È già qua? Ah, ecco perché. Vieni. No, perché avevo visto questa iniziativa allo ZAC e purtroppo io il 16 non potrò esserci. Sì, però mi ha incuriosito molto, anche perché siete in due, no? Ho letto che fate una cosa un po' particolare, quindi ci fa molto piacere. Intanto grazie di essere venuto e poi dici quello che fai. Beh, nasce in realtà quest'opera dal reincontro tra me e Ilaria Lattanzi. Siamo due amici che dopo tanti anni ci siamo rincontrati, abbiamo detto: cavolo, abbiamo vissuto tante cose, e quindi le nostre anime si sono rincrociate, e ho scoperto che lei anche scriveva. Non aveva mai detto che lei fosse una scrittrice, invece aveva pubblicato un libro eccetera, e mi ha detto: ah, guarda, scrivo anche poesie, pure tu. Sì, bello, leggiamole a vicenda. E ci siamo accorte comunque sia che c'era una passione forte per tutte e due, no? E quindi abbiamo intitolato l'opera I corsi dell'anima. E niente, l'opera è divisa in due parti. Da una parte c'è tutte le diverse poesie che ho raccolto io negli anni, e dall'altra parte le sue, e nel tempo si vede il cambiamento delle due anime, che però rimangono comunque sempre nella stessa identità, no? Perché siamo sempre Federico e Ilaria. E niente, questa è la... Però Ilaria non ci sarà ovviamente, perché lei sta nelle Marche, io sono marchigiano, da come notate dall'accento. Ci sarò solo io venerdì sera, quindi chi è interessato lo aspetto, perché insomma potremo anche parlare di poesia insieme. Grazie, ci fa piacere. Questa iniziativa ci conferma che l'attenzione che c'è attorno alla poesia, quindi anche voi che siete giovani, che avete voglia di misurarvi con i moti dell'anima, e quindi complimenti. A me spiace veramente non poterci essere perché sono via, se no sarei venuta. Infatti ho visto che c'era questa iniziativa, sono molto contenta di avere avuto la conoscenza, e così magari ci saranno prossimi incontri, prossime contaminazioni. Ah, perfetto. Qui è Ivrea, per cui benvenuto anche Ivrea. Scoprirà la realtà di Ivrea. Va bene, va benissimo. Grazie per la testimonianza e grazie per l'invito. Adesso scusate, ma abbiamo qualche problema logistico e quindi qualche inversione, dobbiamo giocoforza farla. Intanto ci aveva segnalato Patrizia Lotorto che non poteva esserci per problemi anche lei di salute, e quindi facciamo leggere, perché poi la nostra bravissima attrice purtroppo dovrà andare via prima e ci mancherà molto perché è bravissima. Però vi ringrazio perché è una giornata speciale, quindi è un dono poter essere qui. Grazie. Il ciliegio. Il silenzio parla al ciliegio in giardino. La rosa, gelosa, fiorisce, solo per lui sposa. Con calma al tepore della primavera inoltrata. Quante se ne raccontano quei due. La tortora, ospite involontaria, li ascolta. Ascolta lor dir: al prossimo anno, al principio di marzo, al prossimo sole. Sì, va bene. Sfiorisce il ciliegio in giardino. La brezza fa scendere neve di petali rosa dal cielo.
Io guardo il ciliegio attonita e mi dico: ecco, ora ho qualcosa da fare, un duro compito: aspettare un anno intero che il ciliegio rifiorisca per rivedere la neve rosa. Mi incammino. Grazie. Quella di Daniela. Ecco, c'è un'altra amica del Ciclo del Calamaio, nonché redattrice, cioè una delle collaboratrici di Radio Spazio Ivrea, che tra l'altro è partner, e che c'era anche qui stamattina e che vi invito, visto che è una radio web, ad ascoltare qualche volta, perché ci sono anche delle trasmissioni proprio dedicate alla letteratura e alla poesia, in particolare una Calliope che rientra sempre, è una presentazione di libri e autori che rientra sempre all'interno delle manifestazioni per Ivrea Capitale del Libro, quindi la trovate sul sito internet come Ivrea Radio Web. E Daniela purtroppo non è rimasta per strada, voleva venire ma non è riuscita ad arrivare, e quindi se ci legge ancora la poesia sua di Negro Daniela Bruna. Grazie. Esercitazione. Inquieta aria pura, di guerra e di oppressione, di globale compassione, che alterna gabbie dorate e ignari prigionieri in dubbi gironi della sete. Quando mai vorrai partire per indigenti confini, per morte certa, mai più al mondo potrà capitare di allucinati popoli delegare la dolce bellezza dell'esistere e dell'amare in questa strana follia universale. Grazie, grazie. Grazie mille. Adesso spero che ci siano tutti, se poi qualcuno ha qualche problema ce lo venga a segnalare qui al tavolo. Io ho avuto la segnalazione per un problema di salute di Verna Elisa Teresa, se c'è di anticipare, ecco, perché come vedete ha qualche piccolo problema, però il cuore c'è, quello è quello che conta. Credo che è mio dovere, una cosa mia particolare, ricordare la poetessa per eccellenza dell'inquietudine, che è Alda Merini, no? Una donna che è stata innamorata della vita, che ha fatto della poesia una ragione di vita e della vita poesia. Quindi la mia poesia è molto ispirata ad Alda Merini. Grazie. Allora, questi devo togliere. L'alterazione del quadro dei pianeti spesso all'alba mi sospinge all'inferno. Non è che ballo sotto la pioggia di felicità, lo so, lo sappiamo. È questa svariata storia dell'altalena che non ha pace, che non ci dà la pace. Verrà forse il gioco del tempo e del destino che Dadi non conosce. Solo un'infelice stazione dove non passano i treni della libertà di mente, dove non quadra la sillaba mia stanca di questo non vivere nella vita, di questo non poter uscire dai pianeti non allineati se non nel cuore tuo. Grazie. Grazie, grazie, grazie molte. Lei anche è una poetessa che ha vinto un mucchio di premi e quindi grazie anche per questo accostamento con la Merini, che è veramente un personaggio straordinario, come abbiamo già ricordato anche stamattina. Allora adesso torniamo all'elenco alfabetico e prego, se qualcuno ha dei problemi, di venircelo a dire qua al tavolo per evitare poi problemi. Grazie alla nostra attrice, un applauso. Grazie. Veramente bravissima, bravissima. Allora chiamiamo Marianna Gigliotos, che ha scritto anche tanti libri e adesso si cimenta con le poesie oltre che con la prosa, collaboratrice di Ennio. Quanti libri ha pubblicato con te? Quest'anno il 7° libro solo per la collana Una volta anticamente, ma ha scritto un romanzo storico bellissimo, diccelo,
raccontacelo brevemente. Breve. Vuol dire 1 minuto, 30 secondi. È difficile per me. Vabbè, ho scritto la collana Una volta anticamente per narrare attraverso le parole e le fotografie il nostro storico carnevale, e poi in tempo di pandemia ho scritto un romanzo storico ambientato un po' nel passato, un po' nel presente, Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia. Ecco, Marianna dice che lei parlerebbe di più e scriverebbe di più, infatti è una di quelle a cui abbiamo accorciato la poesia perché doveva stare nelle 25 righe. Sì. Sì, siete invitati il 28 di gennaio, sempre qui, per la presentazione del 7° volume della collana Una volta anticamente. Ore 17. Grazie, finalmente alla poesia. Ombre nere. Ombre nere. Questo gelo nella carne s'è scolpito, nei miei confini ha chiuso l'infinito. Pone radici forti e profonde per sbocciare in un languore. È un'edera che avvolge il cuore e ogni pensiero confonde. Vivo sotto fili mossi dalle stelle, il cielo è un abisso in cui cadere. Tra fuochi fatui e fosche chimere naufragano le mie caravelle. E l'eclissi dell'anima mia è danzare con le ombre nere e tingerle come ninfe vere. È un incanto chiamato alchimia. Le mie ferite partoriscono falene, rivelano il buio nella luce, sono un male che seduce, sono il canto delle sirene. Lacera e ricuce questa croce feroce, muta il sogno in solitudine. Io l'amo questa inquietudine e inchiostro per la mia voce e ardo fino alla brace finché tutto tace. Grazie. Bellissima. Adesso chiamo Piera Giordano. Piera Giordano è una poetessa di Castellamonte, anche lei ha già partecipato all'iniziativa che avevamo fatto a Castellamonte e scrive, vince premi, ormai è poeta da tanti anni, scrive anche dei libri, professoressa al liceo artistico di Castellamonte e stasera ci presenta Tra me e te e la ringraziamo molto per la sua partecipazione perché è proprio una poetessa nata, diciamo così, nel cuore. È una cara amica. No, ringrazio voi che ci avete dato questa possibilità, no? Quindi tutti insieme, tutti noi individuali che diventiamo un coro di poesia, no? Quindi è molto bello e emozionante per questo trovarci qui tutti insieme. Tra me, te, spersa tra me e me. Mi aggrappo a questo tramonto che si è aperto inaspettato, come miraggio dietro la curva, uno slancio immenso, mentre alle spalle avanza la luna. Vorrei essere come raggio, attraversarti, essere il cielo che ti accoglie, la striatura nera che ti avvolge, perché tu non finisca nel fondo dell'universo, come questa luna, d'un tratto inghiottita da una nube cupa, spersa tra te e me. Ti cerco nel vuoto pallido dell'assenza, quando non ho più certezza del giorno, della forma, straniera del mio corpo e del mondo. Allora, assetata di incontrarmi nella notte di sospiri spezzati, ricompongo nell'oscurità la luce del tuo nome per ascoltare la mia voce. Grazie molte.
Ecco, fermati un attimo, so che tu collabori con diverse di loro, sempre a proposito di comunità, di poeti. Sì, Rosanna Fratturuolo l'ha ricordato Che l'ha detto prima e tu vai anche a periferia questa letteraria, devo dire che sono stata accolta con molto amore in questo gruppo di poeti e di poete che dà la possibilità di conoscere voci di poeti di tutta Italia. No? Quindi è un e vi trovate a Torino? Vi trovate sì, a Torino? A Torino, però diciamo così che Rosanna, siccome fa parte dell'organizzazione, è più, sa dirti meglio di me. Io sono un'amica ospitata. No, è bello da sapere loro. che ci sono questi gruppi di poeti, queste iniziative, fa veramente piacere. Che poi riescono a portare anche la poesia, proprio lo stesso nome, no? Periferia letteraria, quindi questi incontri avvengono in varie zone di Torino, quindi è bene, no? diffondere la poesia in questo modo, no? Perché anche i luoghi sono importanti, fondamentali, no? E quindi dare voce attraverso luoghi che di solito magari non hanno la possibilità di avere poesia, no? Però sono luoghi poetici. È bello, periferia letteraria, tra l'altro non l'ho detto prima Rosanna, ma in effetti è molto significativo proprio, è interessante. Poi molto anche gli interessante. incontri, perché come ti dicevo prima, io grazie a Periferia Letteraria ho potuto conoscere, sentire la voce di tanti poeti, di tante poete, quindi Grazie. sì. Ci Grazie a terremo voi. in contatto con questa Va bene, iniziativa, lo grazie. diciamo anche a Rosanna, grazie. Ileana Giovannino di Donna, che ci presenta la poesia indifferenziata. Sì, penso di essere la più giovane qui. Bene, meno male. Sono l'esatta incarnazione del poeta che ama la solitudine, e quindi queste situazioni di pubblico mi mettono un po' in agitazione, e avrei voluto far leggere la mia poesia all'attrice, dato che io non sono un interprete, però spero che vi piaccia comunque. Indifferenziata. Concentrato di consapevolezza, senza prezzo ben contratto in lattina. Si crede polpa ma chiuso in latrina. Un cuor di pomodoro in più, monnezza. Ma quel metallo grida, la tua testa, nell'oblio di un'intesa già tardiva, scarna d'attesa di fede abusiva e sentimento senza accolta richiesta. Con l'abuso della forma di un verme, nell'eresia d'archetipico bello, mi incastra in spugnosi denti di ferro, la vendita delle nuove indulgenze, perché dopo tutto son penitenze, le ataviche tare di un genio incerto, dell'eugenetica il non fallimento, in selezione innaturale, germe. Grazie per essere la più giovane. Ci vuole qualcuno che abbassi gli anni, no? Ma poi abbiamo visto che la poesia, come ci ha portato la testimonianza questo ragazzo prima, interessa i giovani, e questo è, secondo me, un aspetto da sottolineare, perché forse secondo me lo sono più di quanto si pensi, no? I giovani attenti e più profondi, a volte anche di noi già un po' più avanti con gli anni, hanno voglia di sondare anche la profondità dell'esistenza, almeno io penso così, e quindi credo molto nei giovani. Adesso chiamo Maria Grazia Martin, che è sempre del Circolo del Calamaio. Lei si è cimentata negli haiku e secondo me ha raggiunto veramente un bel livello, perché non è facile, sono testi non semplici, ma complimenti. Grazie. Prego. Grazie Giuliana, ma in realtà la mia musa si chiama Lara Fresc, perché io dai giovani ho imparato tantissimo in tanti anni di attività, e io sfido a trovare un adolescente che non abbia scritto una poesia. Dopodiché comincio a leggere queste riflessioni di contaminazione.
nella tempesta una tregua. Tormento, come le lucciole in una notte senza stelle, si accende e si spegne. Attesa, sotto le nuvole un anemico sole annuncia la tempesta, poi ritorna la luce. Incertezza, ruggisce il mare, il vento la sabbia fa danzare, le rondini presto torneranno a navigare. Ferita, la paura nel cuore, gelo nell'anima, il mondo muore. La fuga, correre sempre, la tua ombra ti segue, mai la quiete. Grazie. Bellissimo, bellissimo. Grazie anche all'editore Pedrini che ci ha coccolato. Io lo apprezzo molto, a nome di tutto il Calamaio glielo dico, e grazie Giuliana per il lavoro svolto. Grazie davvero. Grazie per il sostegno che tutto il Calamaio ha dato insieme alle altre associazioni di cui già abbiamo ricordato l'importante ruolo che svolgono. Io adesso non so se c'è Sonia Moratto, forse non è in sala, leggo io la poesia sua. Triste campana, illusa a più riprese l'anima mia, triste campana con crepe fessure che falsano stonate armonie, suona a morte i suoi rintocchi, piange le vittime di questo infausto tempo e accompagna cadaveri di sogni infranti che scorrono lungo il fiume della vita. Solitari galleggiano senza ottenere una giusta sepoltura. La dolce melodia festosa che riempiva l'aria resta impigliata in lontani ricordi, come pesci nella rete di un pescatore. Di questo orrore non è dato fuggire. Ci crogioliamo in questa inquietudine dolorosa per l'anima che smorza i colori di cui ricolma l'umana vita, lasciandola spenta, rinchiusa in una stanza squallida e grigia, dalla quale è sempre più difficile uscire. Resta la speranza, ancorata all'anima come cozza sullo scoglio, in attesa di una nuova tempesta che metterà alla prova la nostra resilienza. Cinzia Morina c'è? Grazie. Di Aosta, vero? Cicolo del Cardo, sì. Cicolo del Cardo, ecco, benissimo. Che bello questa partecipazione che c'è stata. Grazie a voi perché è un dono reciproco. Grazie. Gocce di rugiada, è ancora notte nel tuo cuore, anche se fuori c'è il sole e mi domandi perché. Tu, piccola crisalide, dagli abbozzi di ali già stropicciati dal vento dei pensieri e delle parole e bagnati dalla pioggia di lacrime che spesso non fa rumore. Timida farfalla, oltre quel muro che vedi, ben al di là del bene e del male, esiste un giardino. Noi ci incontreremo laggiù, dove anche i silenzi hanno parole. Io ti aspetto ancora domani. Bella, grazie. Adesso chiamo Giampiero Perlasco, penso che chi è di Ivrea sicuramente lo conoscerà perché è un poeta bravissimo, lui scrive da tantissimo tempo, ha pubblicato non so quanti libri, ma sicuramente molti. Quanti? 10? E dillo forte. Lo fai sentire a tutti, hai collaborato con Ennio, ha vinto un sacco di premi. No, mi ritengo un piccolo poeta. No, sei un bel poeta, questo ti abbiamo chiamato apposta. Piccolo. Posso fare un piccolo spot? Certo. Il mio ultimo libro che ho pubblicato è dedicato all'amicizia, si chiama Amicizia, pensieri e immagini. È un bel omaggio agli amici vicini e lontani, al paesaggio, alla vita, al mio fiume, alla mia città ivrea. Grazie per questa possibilità. Grazie. Nel bosco della vita
Nel bosco della vita a volte profumi e foglie ci sfuggono, come musica già udita. Nel viaggio trascorriamo questo dono, immersi dai nani pensieri, alla scoperta di enigmatici pensieri. Eterni dubbi celano timori, trepidanti sogniamo luoghi dorati e il miraggio di nuovi albori, nell'incedere affannati. In perenne desiderio di strani umori, pulsano con frenesia cuori agitati, nel cercare la via senza dolore. Le bianche nuvole cullate dal vento paiono scure a chi, con ciglia tremanti, non leva mai lo sguardo in alto, spiriti inquieti, afflitti, ondivaghi sull'immensità del mare, infelici albatri, feriti dai rumori, cercano silenzi nel loro peregrinare. Chissà se inclini finalmente a volare. Grazie, molto bella, molto bella. Lo so che l'hai scritta per noi. Grazie. Vero? L'hai scritta per noi, è un dono che ci hai fatto e ti ringraziamo molto. Però la cosa interessante, ho scoperto leggendo tutte queste poesie, è vero che si parla di inquietudine, però in ognuna c'è sempre un filo di speranza. Per quello che ho pensato a questo bosco pieno di colori, di insidie, eccetera, che però alla fine se ne esce, pensando proprio alla bellezza della natura. Grazie della tua poesia e di questa riflessione. Vedo che è arrivata adesso, e se lo sapevamo non la facevamo leggere, Daniela Negro, l'abbiamo fatta leggere la tua poesia, è arrivata adesso in ritardo, ma l'ha letta un'attrice benissimo, quindi grazie di essere arrivata. Katia Pernigotto, è sempre del Circolo del Calamaio, di solito va in giro per montagne, è bravissima, è anche un po' il suo mestiere questo, e l'ha tradotto anche in una poesia che è veramente molto interessante, che esprime secondo me l'aspetto della natura in un modo molto particolare, un po' inquieto ma anche molto bello. Prego Katia. Grazie Giuliana, devo dire che nulla è a caso, dopo il poeta che c'è stato prima di me ci sono io, che sono in realtà una guida di montagna e che sono la mia prima poesia, e l'ho scritta scendendo giù innanzitutto su grande incentivo e sollecitazione di tutte le persone del nostro Circolo del Calamaio di Giuliana, e dopo essere scesa, il giorno dopo essere scesa dal Brighton, dal nostro Monte Rosa, di averlo visto ferito per questa, sappiamo tutti questi cambiamenti climatici cosa stanno portando, e allora vedere questo Monte Rosa, le mie montagne, che sono anche la mia vita, così mi hanno portata, ha dato stimolo a scrivere queste parole che condivido con voi. Apparenza. Cammino sul ghiacciaio, è tutto immobile e stabile. Sotto la superficie un movimento continuo. Crea ferite profonde che pare non abbiano fine. Blu intenso e geometrie variabili catturano per la rara bellezza. Fermarsi, proseguire, tornare indietro. Ogni passo va valutato, ogni movimento ponderato. Tutti i sensi sono allertati. Osservo i miei compagni di cordata. Dagli occhi traspare tranquillità, sicurezza. Sotto la superficie un grande fermento. Osservare, valutare, condividere, decidere. E poi ancora osservare, valutare, condividere e decidere. Un mantra che ci conduce alla meta e che ci riporta a casa. Osservo i miei compagni di cordata, stanchi e provati, ma dal profondo emerge felicità e passione. Nulla è come appare, per comprendere bisogna scavare. Grazie. Grazie. Lui
viene dalla montagna, Grazie un uomo di montagna. Grazie Katia. Monte Rosa è la mia montagna, la nostra. Grazie, una bellissima immagine ed è importante anche questo aspetto collegato alla natura. Adesso chiamo Adriana Quaglia con sguardo presente. Grazie, perché anche lei so che è da tanto che scrive. Grazie. Quante poesie? Ma tantissime. Non lo so, scrivo Ecco. da quando 12-13 anni, quindi le prime cose le ho scritte sui diari di scuola e sul diario dei segreti, quello con i lucchetti, quindi in realtà poi ho pubblicato la prima opera nel 2005. No, ho partecipato quest'anno e ho vinto un premio ai Murazzi, forse per quello, sì, con i Murazzi, sì. Grazie. Quindi insomma, siamo molto contenti che abbia partecipato. Grazie a voi, insomma, quello io dico sempre che la poesia è importante perché è un momento di condivisione delle proprie emozioni e l'esperienza emotiva condivisa ci rende un po' meno soli e rende gli esseri umani un pochettino più umani e il mondo un pochettino più bello. Quindi insomma, grazie perché è una bellissima iniziativa. Grazie. Sguardo presente. La presenza di un altrove possibile si pretende reale. Mi rifugio, mi soffermo come in una fortezza ben salda. Sono nelle mani del mondo al quale appartengo. Il confine tra gli esseri e la meta cui tendo. Grazie. Grazie, bellissima. Grazie mille, veramente. Anche queste presenze di queste persone che hanno vinto premi, pubblicato, ci fa veramente piacere perché c'è anche una qualità dell'antologia che penso che tutti abbiano colto e poi devo dire anche sinceramente, io voglio chiamarla così, l'umiltà che hanno dimostrato delle persone che comunque sono anche conosciute nel loro mondo, che hanno comunque partecipato proprio riconoscendosi nella comunità dei poeti a questa antologia dove abbiamo visto che ci sono anche persone che si sono messe alla prova per la prima volta e quindi grazie veramente per la partecipazione perché secondo me questo è molto importante e sono molto contenta che sia stato colto questo discorso della poesia che riesce anche a creare comunità, a creare rete. Andiamo avanti. Silvia Rosa, che è un'altra di quelle persone che sicuramente conoscono benissimo la poesia perché io l'ho incontrata a presentare libri di poesia e quindi non solo compone poesie ma è anche una critica brava secondo me, poi vedremo e quindi oggi ci onora anche lei di un suo testo. Ci aspettiamo a Borgo Ligri nuovamente. Sì, Grazie molte per l'invito. Una statua di gesso e dita sbeccate, a giorni alterni 3 colombi in testa come una corona piumata e una fedele cornacchia saltellando ai miei piedi. Sto, precisamente, dove un tempo il mio sguardo rifletteva un ruscello zampillante e ora una fontana muta celebra la mia fine. Dal manto ribelle di capelli che mi coprivano i seni a questo vuoto e calvo volto dagli occhi impenetrabili, tutto regalità impassibile, zero desideri. Dunque questa la morte? Continuare a sentire il battito del cuore senza più sangue a scorrere? Grazie. Grazie, molto bella, grazie. Silvia, eri tu che parlavi di 40? Il numero 40? Sì. No, questo lo devi dire.
questo lo devi dire, perché io l'ho sentita alla presentazione di un testo poetico dove diceva che il numero 40 per lei era speciale. Siccome casualmente sono 40 poeti anche qua, dici cos'è per te? In realtà non è per me, il numero 40 è un numero che, come dire, per tutto ciò che concerne l'ambito esoterico ha dei significati particolari. 40 giorni sono insomma la quarantena, eccetera, eccetera, quindi invito insomma a scoprire questi significati. È un caso che anche qua siamo 40 poeti. Secondo non è me un caso. no, perché Ecco. parlando di inquietudine direi che calza proprio a pennello, visto appunto i significati del numero 40. Bene, grazie. A voi. Grazie. Pier Gaspare Siclari? Non c'è? Ah, eccolo, benissimo. Ci siamo già conosciuti fuori? Sì, ciao. La prima volta, noi ci siamo già visti. Sì, ci siamo già visti, ringrazio. Litania? Sì, lo prendo di qua? Sì, la pagina 90. Ecco, diciamo che ne avevi presentato anche un'altra? Sì, ma questa è avuto più fortuna. Questa qua ci sembra, perché in realtà siamo stati a volte un po' severi, noi, cioè qualche poesia l'abbiamo cassata. È andata bene, perché stamattina mentre... E quindi ne abbiamo chiesto un'altra. È andata bene, ha avuto fortuna, perché stamattina avete letto Fortini, Pasolini, Giudici e poi anche Caproni, sì. No? E Giorgio Caproni è stato un nostro grande poeta. E mi sembra proprio tu o chi altro ha detto che uno studioso all'estero gli ha dedicato un libro nel 2016 sull'inquietudine, poeta dell'inquietudine. Ecco, un libro dove Caproni veniva si è trovato uno studio per l'inquietudine che lui tirava fuori nelle sue poesie. Niente, è capitato che questa poesia parla di Caproni, quindi mi sembra che è andato a posto, è andato a incastrarsi. Perfetto. E quindi è litania. Devo mettermi più vicino. Inquietudine. Soldato, una notte di guardia in una strada di Udine. Inquietudine. Fra martello e incudine. Inquietudine. Stella, misura dell'anima. Magnitudine. Inquietudine. Folla, solitudine, inquietudine del cuore per amore, plenitudine, inquietudine, abisso, altitudine, inquietudine, sguardo, spazio, orizzonte, latitudine, inquietudine, capriccio, abitudine, inquietudine, leggendo Caproni, stretta similitudine, inquietudine dell'uomo, finitudine. Grazie. In effetti è interessante questo richiamo a Caproni che appunto abbiamo citato. Merita forse una piccola... il titolo della poesia è Litania. Se vi capita di prendere in mano un libro di Caproni, c'è una poesia che si chiama proprio Litania, dove lui parla di Genova. La poesia è costruita in un certo modo in cui ci sono queste rime molto, molto vicine che danno proprio l'idea di una litania, quelle che quasi un rosario, quelle che vengono una preghiera, e quindi è stata costruita così per omaggiare Caproni, che poi è andato bene perché è andato a finire proprio, ma è andata bene così. Grazie a tutti, è stata grazie all'editore coraggiosissimo che bisogna supportare. L'unica cosa che dobbiamo fare è quella di non lasciarlo solo. Grazie, è vero? Questa è la cosa. Perché la poesia, poi c'è questa, adesso non va più di moda trovarsi e scrivere, perché poi ognuno è molto, però fa pensare che
molti dei poeti che noi leggiamo, i grandi nostri poeti, vivevano proprio in cenacoli, nei bar, dove ci si incontrava, si litigava, si discuteva. Invece la poesia adesso si rischia di essere una cosa un po' solitaria, dove c'è anche un po' di presunzione da parte di ognuno di noi. Io parlo dei poeti, perché molti dicono: io non leggo per non farmi contaminare, non leggo perché voglio essere originale. Ma la poesia, tutta la grande poesia, non è nata in solitudine. I poeti si trovavano tutti. Adriano li radunava, ma li radunava per farli stare vicini, perché io frequento molti artisti eccetera, ma la cosa più difficile è trovarsi, mai come in questi tempi dove siamo pieni di questi attrezzi che non ci riusciamo più a trovare, cioè ci stiamo trovando oggi. No, ma ho capito, oggi, ma bisogna trovarsi. È importante, certo, sì. Non vi faccio la predica. Grazie. Chiamo Anna Tabbia. E anche lei collabora tantissimo, intanto io l'ho visto tante volte con Sandra Baruzzi presentare insieme testi, avete scritto testi insieme, quindi anche voi avete questa buona abitudine di collaborazione che vi ha anche portato lontano, perché anche voi avete vinto premi con i libri, insomma. E poi siamo in cima alle classifiche dei libri. Siete in cima alle sì, ma è vero. Poi tu sei bravissima perché conosci molto bene la letteratura italiana, la insegni, no? È giusto? Molto bene, non lo so, ma lei sì, ho letto delle tue cose, te lo posso dire, perché ho letto un po' di cose di questi tempi in modo particolare. Allora a te, e grazie per aver partecipato con questa poesia. Grazie a voi, è un piacere. Un cuore pizzicato di Taranta. E allora fatti canna, se tutto intorno rumoreggia, a colpi di gran cassa, e non sa stare a tempo il cuore pizzicato di Taranta che ti si ingolfa in aritmia. Raggomitolati al tonfo degli eventi, ripiegata, giunco esile e tenace all'infuriar dei venti, e snocciola i grani del rosario al voto che vorresti e che non viene. Prometti almeno che abbraccerai la croce, e in cambio lui voli libero, sgravato dal grumo di pensieri, groviglio di una maglia troppo fitta, davanti al rombo che risucchia nel pozzo nero dei pensieri. Grazie. Questa poesia mi ha colpito in modo particolare, non fosse altro che io adoro la Taranta, oltre tutto il resto. Magari la prossima volta mettiamo un ballo finale. Naufraghi di Stefano Urietti, non so se... so che aveva problemi, siamo contenti di averla fra noi. Grazie della presenza. Grazie. Lei ci ha scritto un bel sonetto, molto bello. Naufraghi. Da dove viene questa inquietudine che fa tremare il cuore e che sospira? E troppo spesso, come un'abitudine, torna e ritorna e intorno a te s'aggira. Forse è un contagio che la moltitudine diffonde come un gorgo che ti attira. Meglio per te sarebbe solitudine che ti dà pace e l'anima respira. Nelle notti d'inverno il viaggiatore, quando le nubi coprono la luna, perde la strada e non sa dove andare. Così per noi, che pieni di timore siamo perduti senza più fortuna, naufraghi senza Dio nel vasto mare. Grazie. Ringrazio moltissimo, è veramente una poesia che prende molto.
Grazie, perché il tema è stato veramente sviluppato in una maniera molto interessante, anche come è formulata la poesia. Grazie della presenza. Non so se c'è Ornella Vallino. Ecco, grazie, in forma daico. Lei è di Ivrea. Così. Prego. Si mette solo vicino al microfono perché in fondo se no non si sente. Sì, poi io la voce bassa. Rumor di mare. Troppo mi manca il suono della tua voce. Il cielo vuoto. Anche il vento d'aprile rondini attende. Sole velato. Le carezze non date fra le sue dita. Chiaro di luna, la nottola disegna ombre sul cuore. Ultimi fiati, questa notte gelata, l'acqua nel solco. Croce fra i campi, sui passi una preghiera, non si sa mai. Era Ginevra, a terra un fiore bianco, questa mattina. Un velo d'acqua, perdutamente bella, stella di mare. Grazie, grazie, grazie. Adesso chiamo Elena Zumaglino, del Circolo Calamaio, anche lei, quindi un'altra persona che si è messa in gioco con le poesie. E spero che ce ne saranno altre, perché questa è molto bella, anche molto sofferta. Turbolenze interiori. Fame, sete, insonnia. Ansia, paura, tormento. Dopo un bombardamento. Il tormento è silente, ma si sente e mente. Corri, scrivi, leggi, guarda, ascolta, osserva. La natura è in movimento. Ho paura, voglio svuotare la mente. Mi accarezza un refolo di vento, gusto un mirtillo di montagna. Leggo un racconto in solitudine, eppure l'inquietudine è un'abitudine, è il mio motore dentro. Ma ora c'è lui, un ospite insolente, il dolore nel mio corpo. Quando è persistente, divora ogni guizzo della mente. Voglio riposare alcune ore per spegnere il dolore. Oggi c'è il sole, la mente vola. È ora di incontrarti. Racconta, non sono sola. Grazie, grazie Elena. Allora abbiamo letto tutti? Tranne la curatrice Giuliana Reano, che adesso... Mi tocca chiudere. Mi tocca presentare Giuliana Reano, quindi sedetevi tranquillamente, ne abbiamo per un paio d'ore, però adesso ci legge la sua poesia, poi chiudiamo dopo. Devo partecipare anch'io con una breve poesia in cui chiamo proprio in causa anche voi, poeti. Spiriti inquieti. Le montagne sono lenzuola bianche stese all'orizzonte. Come un funambolo incerto percorro la mia tela di ragno. Sono una pecora nera dispersa nel bosco, nascosta agli occhi del lupo. Sento l'acqua al mio fianco, dolce e impetuosa. La sua forza ora in me, m'inebrio di pascoli intatti. Sento la pelle della terra. All'orizzonte brillano colori, un tripudio di fiori m'inonda. Calerà la nebbia, ma vedrò tesori nascosti. Non starò sola. Poeti inventori di sogni saranno il mio gregge.
Ci incontreremo, noi, spiriti inquieti, cammineremo liberi nei prati di luce, sciogliendo nodi, tessendo incertezze, cercando la vita. Grazie. Grazie a voi. Noi spiriti inquieti, bellissimo. Grazie. Noi, tutti noi. E vuoi dire 2 parole, poi chiuderei la giornata, il festival? Sì, magari lo ricordi anche tu, che se qualcuno vuole ancora dei testi ce ne sono, dell'inquietudine. Assolutamente. Dillo tu, che sei tu l'editore. No, sono molto contenta di questa giornata, non so se pensavamo poi che questa iniziativa possa svilupparsi, ripresentarsi. Abbiamo già avuto un po' di sollecitazioni, perché come dicevi anche tu, Ennio, abbiamo potuto conoscere gli amici di Aosta e saremo lì, e quindi preparatevi tutti per il 21 marzo. Nello stesso tempo ci sono anche ipotesi che già hanno viaggiato, e poi magari stiamo ancora un momento qui, se qualcuno ha altre proposte naturalmente siamo pronti ad accogliere, così come le critiche, perché insomma noi ci siamo messi alla prova, ma nessuno è perfetto e quindi qualcosa abbiamo sbagliato e vabbè, chiediamo scusa. Però ci sono già altre proposte anche di presentazioni a Castellamonte, per non andare troppo oltre di nuovo, e poi vedremo cosa si sviluppa. Intanto vi ringraziamo molto veramente per la partecipazione. Quella che era la nostra domanda iniziale: ha senso oggi l'arte e la poesia? Direi proprio di sì a fine di questa giornata. È stata una cosa molto sentita su un tema che non era facile. Vedo che insomma mi sembra che vi abbia interessato. È bello l'idea della comunità. Nessuno si è addormentato in sala? No, nessuno si è addormentato in sala. Abbiamo patito solo un po' di freddo, però poi è stato superato anche quello. E quindi bella proprio l'idea che si possa creare una comunità di poeti, come è nelle nostre intenzioni, che si parlano, si danno anche forza reciprocamente, perché oggi non è facile. Non è facile tenersi uno spazio per la propria interiorità, perché questo mondo ci porta a far prevalere l'esteriorità. Dobbiamo apparire, ci dimentichiamo di essere, ma noi anzitutto dobbiamo essere, dobbiamo sapere chi siamo, perché altrimenti ci perdiamo, e questo secondo me è il valore fondamentale, quello che è emerso secondo me anche oggi, un bellissimo messaggio che ci portiamo dentro per il futuro. Grazie e grazie a tutti per essere intervenuti. Si chiude qui Radici, Terra e Sentimento, è il primo festival della poesia di Ivrea, che ha visto tanti poeti e tante poetesse confrontarsi, leggere i loro testi. Abbiamo provato a confrontarci, abbiamo buttato un semino, come qualcuno ha scritto e hanno letto e abbiamo sentito leggere. Io vi rinnovo i ringraziamenti per la vostra partecipazione. L'appuntamento è il 21 di marzo al Centro Congressi di Saint Vincent e il 25 o 28 di giugno a Borgo Libri, che è un evento secondo me al quale dovete assolutamente intervenire. Dimmi Giuliana. C'è una cosa che se qualcuno ha piacere, magari lo dite qua, che c'è Radio Web Ivrea, e di essere intervistati alla radio. Loro ci sono. Buonasera a tutti, Radio Spazio Ivrea, i poeti che hanno spiegate anche cosa fate, tanto abbiamo tempo un attimo. A questo festival, se hanno piacere, possono venire a rilasciare un'intervista. Noi siamo un'associazione culturale del territorio che utilizza la radio web per valorizzare il territorio e valorizzare le eccellenze. Qui all'interno direi che ce ne sono molte, quindi chi ha piacere di farsi intervistare, lasciare una testimonianza alla fine di questo festival, ben volentieri Radio Spazio Ivrea e laggiù. Sì, grazie sono qui.
E poi chi viene da fuori, ecco, io faccio un po' di spot pubblicitario su Ivrea, ci sono una serie di iniziative, per esempio Daniela Borla in Via Arduino presenta adesso un testo alle 5, c'è la mostra al Museo Garda sui negozi Olivetti che vale assolutamente la pena di vedere, che peraltro è qui vicino ed è aperto fino alle 6 il museo, quindi ci sono queste possibilità, potete percorrere Via Arduino e Via Palestro con le frasi dedicate a Calvino, che visto che quest'anno 2023 sarà il centenario di Calvino e la città ha voluto dedicare questa iniziativa con delle frasi tratte dalle città invisibili, quindi ci sono queste possibilità per chi non vuole scappare subito da Ivrea. Grazie. Grazie a tutti, buon rientro, grazie della vostra presenza.